Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, mi sono svegliata da poco. Ho messo anche una tovaglietta per illuminare questo verde del quarto chakra meraviglioso. E mi sono svegliata da poco, ho iniziato a leggere le decine e decine e decine e decine di mail che mi state mandando, tutto l'amore che mi state scrivendo. E volevo fare questo video per dirvi che vi amo, vi amo, vi amo, siete la cosa più bella di tutta la mia vita. Quello che abbiamo creato, guarda ragazzi, io sto veramente... Quello che... Non riesco a parlare stamattina. Piangevo mentre leggevo le mail, cioè sono un fiume in piena stamattina. Sono un fiume in piena. Io non so dove stiamo andando, però so che l'obiettivo è la gioia. E non lo so, ecco, forse è giunto il momento di fare un video muto, perché, come dicevo prima. Ehm, io non sapevo quello che sarebbe successo quando ho aperto il canale. E questa potenza e questo puro amore incondizionato che state riuscendo a manifestare è la cosa più bella mm, che non avrei mai potuto pensare. Non sappiamo, no? Come vi dico sempre, non conosciamo mai la missione della nostra anima fin quando non viviamo quotidianamente. E non la possiamo conoscere con la mente, soltanto con un'apertura di cuore fare quello che devi fare perché ti piace farlo. Ehm, Siete la cosa più bella della mia vita. Ehm, Siamo una famiglia incredibile. Questo Sangha meraviglioso che si unisce al Sangha che è di tutte le anime, visibili e invisibili. Eh, Non lo so che vi volevo dire stamattina perché sono sconvolta. Sto facendo, vi voglio portare l'emozione di tutte queste decine di mail che ho fatto click stamattina, vroom, dopo lo yoga sciamanico, la sequenza fluida dello yoga sciamanico, l'apertura di questi chakra, le formule psichiche, i rituali, la consapevolezza, la realizzazione dei vostri più grandi obiettivi animici e come vedete eravate già pronte, eravate già pronte, altrimenti questo boom immediato, dopo già una pratica, dopo già una... ma non parlo solo della pratica dello yoga sciamanico, eh. Guarda, tutto è partito forte dalla... quando abbiamo fatto i segni zodiacali, la missione dell'anima. E con le carte del drago immaginale, con i rituali della buona riuscita, ma già da quest'estate, l'estate scorsa, con le pratiche, anche quelle degli antenati, iniziavate a liberare, a pacificare gli spiriti dei vostri avi, dei vostri antenati che chiedevano aiuto e chiedono aiuto attraverso delle sintomatologie fisiche che avete potuto avere e come vedete vi sono passate proprio perché avete dato amore. Impersonificare ogni sintomatologia, ogni cosa che vi accade di negativo nella vita con uno spirito perturbato dei vostri antenati, questa è la verità. Perché? Perché l'anima, questa è poesia pura. L'anima capisce quando noi gli parliamo in poesia, quando noi agiamo poeticamente, perché la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi. Allora quando parliamo in poesia, che significa parlare di miti, mitologia, immedesimarsi nel mito, riscattarsi, come vi dicevo proprio quando abbiamo iniziato il percorso l'anno scorso della psicologia immaginale e dello yoga sciamanico, no? E quindi, come vedete, quando parliamo in poesia, quando l'anima capisce istantaneamente.
non lo so, mi sto facendo inebriare da un amore straordinario. I grazie non bastano, i grazie non bastano. È stupefacente quello che abbiamo creato, è stupefacente. E la connessione con il maestro interiore apre proprio il genio, come vedete. Cioè io quando devo fare qualcosa per noi, per voi, sono talmente eccitata, ispirata, che non posso pensare ad altro. Non posso pensare ad altro. È talmente, ehm, come si dice, non so, mi vengono le parole stamattina, ragazzi. È una cosa inglobata da questo amore. Quando la Kundalini sale, che arriva al quarto chakra, e inizia il potere del genio, la paura di smettere di avere paura di osare. Io non so che cosa faccio quando faccio le cose sul canale. Cioè, non lo so razionalmente, non mi interessa quello che pensa la mente razionale. Ed è per questo che vinci, perché si apre la bellezza del quarto chakra, la bellezza del genio. Ti vengono cose che non sono mai state fatte, anche il fatto di unire i tarocchi con lo yoga sciamanico, la stella danzante, il caos, come avete visto, il mattolo, la stella. E ti vengono cose che potrebbero essere, dice, ma che stai facendo i tarocchi? Metti con lo yoga sciamanico. No, la mente razionale. Perché io sono questo, no? Cioè, questa è la mia formazione. L'ispirazione che ti arriva, non, nemmeno per un secondo entra in merito la mente razionale, mi spiego. Io sono arrivata a questo con il profondo amore per quello che faccio. È l'amore che ti ispira, non esiste nient'altro. Grazie, 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 grazie. E come vedete è istantaneo, quando pronunci il mantra, i mantra, le formule psichiche, è istantaneo. Non so, ho letto delle ultime mail che istantaneamente pronunciate il mantra e il risultato dell'emozione negativa cambia. Cambia anche nella realtà fattiva. Cioè vi arrivano cose che istantaneo, c'è roba di telefonate subito dopo. E io lo sapevo perché su di me l'ho sperimentato, ma quando poi vedo che su tutte voi succede la stessa cosa, capisci che sto lavorando, stiamo lavorando per qualcosa di più grande. Quando la volontà individuale si unisce alla volontà cosmica, come vi ho spiegato nel video della Kundalini, allora tu non ti senti più separato dal tutto. Cosa vuol dire questo? Non solo le cose che la mente razionale vede belle, anche quello che la mente razionale vede brutte. Se io vedo persone che sono ancora nel giudizio, persone che si arrabbiano, persone che additano, persone che giudicano il lavoro di qualcun altro secondo il loro punto di vista, o persone che, no, io dico, quella è la mia umanità. Quello fa parte della mia umanità, non fa parte di me, io, distinto e separato. L'umanità è ancora così, sta così, quindi io mi assumo la responsabilità del fatto che l'umanità sta in questo momento, anche in quelle frequenze più di giudizio mentali. Mi assumo la responsabilità di quello e procedo nel mio percorso. Determinata, mi assumo la responsabilità, cioè chi giudica, chi addita, non è non lo ritengo separato da me, mi spiego. E quindi tutto il lavoro che poi faccio di consapevolezza è volto al risveglio di questa consapevolezza, senza mai sentirmi attaccata o giudicata. Cioè non ti senti più attaccata o giudicata, non ti senti più separato da chi giudica e chi attacca. Ti senti facente parte di una umanità. Allora il mio lavoro di consapevolezza spirituale è volto a quel risveglio.
Ehm, è bellissimo quando non senti più il giudizio addosso perché ti senti parte di quella umanità, hai profonda compassione. Ciò non significa non sentire le proprie emozioni, va bene? Ciò non significa questo. Ogni persona è strumento di una tua emozione che devi vivere, ma la tua emozione stessa non è la tua come io distinto e separato, è un'emozione che fa parte dell'umanità, che esiste prima che noi apparissimo sulla terra e te ne prendi carico, responsabilità. Ehm, ti senti libera, 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 libera. Perché quando ti senti in comunione col tutto, non c'è niente più che possa scalfirti. E, anche rispetto alle pratiche, la pratica di yoga sciamanico, no? La sequenza fluida che vi ho messo. Allora, mi ricordo che facendo con Selene una meditazione, allora non riuscivo proprio, cioè stavo male con sto ginocchio, nel senso, non riuscivo a stare gambe incrociate. Iniziavano tutte le formichine, sai le formichine, si addormentavano le gambe, cioè un dolore, iniziava a dolore, dolore, dolore. A un certo punto ho detto, Selene, io non ce la faccio. Mi ha detto, stai là. Cazzo, stai là. Stavo facendo una meditazione potentissima che dal primo chakra arrivava al settimo. Già al secondo chakra io stavo in palla, cioè me ne stavo andando fuori proprio, troppo dolore c'avevo le gambe. Quando mi ha detto stai là, io avevo le gambe piantate, inchiodate a terra. Allora lei mi ha detto, la mente sta sentendo dolore, non tu. La mente ti fa percepire quella sensazione che stai provando come dolore, invece è energia che si sta liberando. Ma quanto mi è entrato dentro questa cosa? Perché la mia anima l'ha sentita questa cosa, allora la mia anima è stata più forte del mio stesso dolore. Ha capito che era una burla della mente. Allora sono rimasta in quella posizione fino al settimo chakra, saremmo stati forse 3 quarti d'ora in meditazione. Cioè, avevo dentro di me, c'era, ok, adesso perdo le gambe, non riuscirò mai più a muovere le gambe. Ok, non riuscirò più a fare questo, vabbè, ma tanto, ok, ho finito, vabbè, nel senso, vabbè, ok, posso morire qui. Vabbè, adesso perdo le gambe. E se poi invece non muoio, le gambe, le gambe non riesco più a muoverle. E se poi, tutto questo c'era nella mente, questa era la mente. Perché la mente non vuole che tu accedi al potere superiore. Perché vuole tenerti sotto controllo. Vuole che tu sia la vittima. Allora poi dopo, quando abbiamo finito la meditazione, ho riaperto le gambe, cioè erano completamente immobilizzate, ma ero in pace. E dopo 2 minuti si sono riprese, come se non fosse successo nulla. E mi sono ricordata che poi lei prima mi aveva raccontato di quando credeva di essersi fratturata il ginocchio e stava nell'eremitaggio della foresta in Sri Lanka e cadde, credeva che il ginocchio fosse fratturato. Allora dopo qualche giorno disse al maestro, maestro, io forse devo andare dal dottore in un ospedale. Perché sai, i tendini, le terminazioni nervose, non so che cosa le disse, e il suo maestro stava sorridendo, no? Le disse, i tendini, terminazioni nervose. Ma tu sai veramente che cosa c'era dentro? Dice tu devi utilizzare la più grande forma di intelligenza umana. E disse qual è? Il dubbio. Devi dubitare di tutto. Devi dubitare anche di avere un ginocchio. E devi vedere che cosa c'è veramente là dentro. Ma per vedere cosa c'è veramente là dentro quello che tu chiami ginocchio, non puoi vederlo con gli occhi che guardano fuori.
perché gli occhi che guardano fuori fanno parte dei 5 sensi della mente e quindi è tutta un'illusione. Devi aprire gli occhi che guardano dentro. Quindi siediti adesso a gambe incrociate sotto all'albero, ad occhi chiusi, finché io non torno. Disse che lei si mise a gambe incrociate con un dolore che pensava di morire. A un certo punto dice non ha sentito più il dolore per quanto era forte. Ed ha visto veramente cosa c'è nel suo corpo. Ha visto quello che secondo le grandi tradizioni sciamaniche viene definito il vero corpo. Lo diceva anche Sri Aurobindo. Il vero corpo non è sostanziale, non è materia, sono lampi di luce arcobaleno. Allora lei arrivò a quello che viene chiamato il Samadhi, che è la via di illuminazione, dove iniziò a vedere cosa c'era nel suo corpo con gli occhi chiusi. Allora iniziò a vedere i colori arcobaleno, così si dice nei grandi testi sciamanici. Ci sono dei lampi di luce arcobaleno, il sangue al colore rosso, luci rosse, le ossa, se non sbaglio, sono le ossa bianche, sono luci bianche, i capelli blu, sono lampi di luce blu. A un certo punto lei credeva di essere morta. Dice, il mio respiro era talmente, non c'era più respiro, quasi non c'era respiro. A un certo punto mi sento la mano del mio maestro che mi mette la mano sulla spalla e mi sveglia, cioè mi desta. Dice, io non so quanto tempo sono stata lì, forse un'eternità. Io so che sono stata lì un tempo indescrivibile. Se non sbaglio lei la mattina stava lì e il maestro arrivò di sera, qualcosa di incredibile. Dice, il mio maestro mi mise la mano sulla spalla e mi disse di alzarmi e di seguirlo. Io lo seguì e dopo un po' di tratto di strada insieme che stavamo lì camminando, mi ricordai che avevo il male al ginocchio, mi ricordai di averlo prima di mettermi in quella posizione. Non c'era più. Non c'era più. Allora capiamo che tutti i dolori, le sintomatologie sono credenze della mente, tant'è che quando abbiamo fatto la sequenza fluida yoga sciamanico vi ho detto che bisogna nel Lotus Mudra offrire una credenza allo spirito per entrare nella foresta immaginale. Vi ho detto di offrire anche la credenza di essere malate o malati, la credenza di avere un male al ginocchio, perché questo è quello che ho fatto io. E lì inizi a percepire l'invisibile come visibile, perché questo è il goal dell'essere umano, unire la dualità, la cui prima forma di separazione è visibile e invisibile, umano-divino, luce ed ombra, maschile e femminile. Ecco, e poi nello yoga sciamanico non c'è una posizione giusta, una posizione sbagliata, e questa è la bellezza, ecco perché tutto si può realizzare, perché quando entri all'interno della foresta immaginale, che è lo stato ampliato di coscienza, lo stato d'estasi, tutto puoi realizzare lì dentro, perché è come se fosse l'origine di tutte le manifestazioni, la foresta immaginale, la foresta psichica. E sei protetta all'interno della foresta immaginale di creare qualsiasi cosa tu desideri. Dovete sapere che il corpo è il più grande desiderio dell'anima. Il corpo, questa manifestazione, questa, è il più grande desiderio dell'anima. E noi nelle pratiche sentiamo il profondo amore per questo corpo, perché è il più grande desiderio dell'anima. L'anima ama il nostro corpo con una compassione e commozione incredibile, e più pratichi, più senti questo amore per il corpo. Perché il corpo è la più grande apparizione, il sogno più grande dell'anima. Dobbiamo amarlo profondamente, come una madre ama il suo bambino. Profondamente.
E quindi, ragazzi miei ragazzi, grazie in eterno, perché questo incontro che abbiamo fatto tra di noi l'avevamo già prestabilito. Dovevamo incarnarci nel periodo più oscuro dell'umanità per accendere la luce. E la luce l'abbiamo dovuta accendere prima noi, per portare questa bellissima manifestazione dell'uomo trascendente, dell'uomo dopo l'uomo, come diceva Aurobindo, il superuomo di Nietzsche. E quindi grazie in eterno per essere insieme a me, per essere insieme a tutti noi che stiamo lavorando per portare la gioia su questo pianeta, riscoprire la gioia che è sempre esistita, perché fa che tutto in te sia gioia, perché questa è la tua meta. Ragazze mie, ragazzi, grazie, 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 grazie in eterno, con tutto il mio amore. Noi ci vediamo prestissimo, ho iniziato a fare i segni zodiacali per aprile, come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua.